I piani di Capodanno di Ken Omen sorprendono davvero, e il mondo dello showbiz trema per gli ultimi indizi che stanno facendo discutere tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia! Prima di iniziare, iscrivetevi e sostenete il canale, qui raccontiamo ciò che gli altri preferiscono sussurrare. Oggi entriamo nel cuore della storia che tiene con il fiato sospeso i fan. L'equilibrio sentimentale tra Can Yaman e Demet Özdemir, il loro silenzio sui social, le agende impossibili tra la Spagna e l'Europa, e il sospetto che il nuovo anno possa aver portato con sé una distanza non solo geografica. Negli ultimi mesi Can ha vissuto sul set spagnolo di Kelebek Labyrinth, dove interpreta l'ex agente Kaplan, scomparendo dietro giornate di riprese interminabili. Mentre lui rincorre scene e sceneggiature, Demet Özdemir si muove tra serate evento, show, prove e un tour europeo che la porta da una capitale all'altra. La lontananza fisica si è trasformata in lente di ingrandimento per il web, meno post insieme, meno like, meno commenti pubblici. È davvero una crisi oppure soltanto il rumore della distanza a fare eco? La loro vita privata è sempre stata un terreno minato da interpretazioni. Can ha una storia di passioni fulminee e silenzi consapevoli. La parentesi intensa con Diletta Leotta, al centro di obiettivi e flash, ha insegnato a tutti quanto l'attore protegga i confini del suo cuore. E poi, per anni, l'ombra affascinante di una domanda: tra Can Yaman e Demet Özdemir c'è stato qualcosa oltre la magia dello schermo? Dopo il successo globale di Alperest Dreamman, i fan hanno costruito castelli di ipotesi, ma loro hanno sempre alzato un sorriso e abbassato la voce, solo amicizia, dicevano. Il tempo, però, è un sarto paziente, e quella curiosità si è trasformata in una storia vera, vissuta tra ritmi di lavoro serrati e promesse sussurrate lontano dai riflettori. Quando Can e Demet hanno cominciato a mostrarsi con la naturalezza di chi non deve più spiegare nulla, i riflettori si sono accesi ancora di più. Non sono mancati i giudizi affrettati, c'è chi ha pensato che la loro vita frenetica li avrebbe travolti, chi ha scommesso che la fama avrebbe reso fragile qualsiasi routine. Ma Can ha difeso la loro intesa con fermezza, scegliendo parole misurate e gesti discreti. E Demet, luminosa e determinata, ha risposto con i fatti: lavoro a 1000, sì, ma uno spazio per il cuore, sempre. Poi sono arrivati quei segnali che l'inverno amplifica. Prima, il quasi silenzio digitale, meno interazioni, rari tag, un'aria di riservo cresciuta giorno dopo giorno. E soprattutto quel dettaglio che ha fatto esplodere i forum, lo stop improvviso ai follow. In poche ore la rete ha ricamato una trama di addii. Ma la realtà, come spesso accade, era più semplice e più umana. Demet ha disattivato temporaneamente l'account per motivi personali, ha fatto ordine, è tornata con passo leggero, e le connessioni social si sono riallacciate. Eppure, qualcosa è rimasto diverso. Nessuno dei due ha ripreso la danza digitale di un tempo. La geografia non aiuta. Can vive la Spagna come una seconda casa, tra 7 call sheet, luci e microfoni. Demet attraversa l'Europa con l'energia di chi non si ferma. Apparizioni, palchi, prove, treni presi all'alba e voli all'ultimo minuto. Le foto raccontano solitudini diverse ma parallele. Lui in tuta, l'aria stanca ma concentrata, lei in abiti da spettacolo, sorriso professionale e occhi che guardano oltre l'obiettivo. Nessun commento sotto, nessuna dedica plateale. E il pubblico, che di quelle briciole vive, si interroga. I fan si sono divisi come a un bivio. Da una parte ci sono gli ottimisti, è solo lavoro, finiranno le riprese e li rivedremo insieme. Dall'altra, i diffidenti, chi si ama trova un minuto per dirlo, anche soltanto con un cuore. Ogni immagine solitaria di Can dal set di Kelebek Labyrinth è diventata una prova per alcuni e un malinteso per altri. Le foto di Demet, luminose ma focalizzate sul palco, sono state lette come scelte calcolate o semplicemente come professionalità pura. Interpretazioni, supposizioni, e il grande tribunale dei social a fare e disfare. Gli addetti ai lavori, più freddi, hanno fatto notare ciò che spesso si dimentica. Quando i ritmi li detta l'industria dell'intrattenimento, le pause si assottigliano, le giornate si allungano, la linea tra lavoro e vita privata si fa sottilissima. Sul set spagnolo, si gira fino a sera, in tour,
si prova la mattina e si brilla la notte. Non è facile incastrare i tempi né mantenere una presenza online che rassicuri tutti. Ma lo spettacolo del gossip, lo sappiamo, non concede tregua, basta un follow in meno, un like mancato, un'assenza da una stories per scrivere il copione di una rottura. Nella memoria del pubblico, la storia sentimentale di Khan è una successione di lampi. La relazione con Diletta Leotta, breve e incendiaria, ha lasciato il segno. Subito dopo, la tensione sospesa con Dimet è cresciuta come un racconto a puntate, tra set condivisi e destini che si inseguivano. Quando finalmente l'alchimia è uscita dalla scena per entrare nella vita vera, molti hanno tirato un sospiro, i sogni, a volte, mettono radici. Ma ora, davanti a un silenzio che profuma di lavoro e di prudenza, la parola crisi torna a bussare. Le piattaforme sono diventate un oracolo che ognuno interpreta come vuole. I post di Khan dalla Spagna mostrano disciplina, concentrazione, un uomo dentro il ruolo di Kaplan che sembra prendersi anche i suoi tempi personali. Le immagini di Dimet durante il Giro europeo parlano di una performer che non vuole sbagliare niente, attenta a ogni dettaglio, elegante nel non concedere troppi retroscena. La combinazione è perfetta per accendere dibattiti, lontananza studiata o lontananza reale. Le colonne di gossip non perdonano. C'è chi scrive che la relazione stia affrontando un banco di prova serio, mesi fuori casa, voli incrociati, telefoni che squillano quando l'altro dorme. Altri, invece, vedono in questa discrezione una strategia, proteggere ciò che conta quando la pressione aumenta. Il sentimento non si misura con i like, ripetono i più romantici. Il sospetto, però, resta lì, soprattutto quando il calendario si avvicina a date simboliche. E infatti, con il Capodanno alle porte, è bastato il vuoto di una foto insieme per scatenare 1000 voci. Cenerentola Digitale cercava una mezzanotte condivisa, ma la favola non è apparsa. Subito i più maliziosi si sono lasciati, ognuno per conto proprio. Altri hanno suggerito la spiegazione più prosaica, turni di riprese protratti, impegni già firmati, città diverse e fusi orari in contrasto. E così il 1 gennaio si è svegliato con un punto interrogativo in più e una certezza in meno. Le ipotesi si accavallano. La prima, la più rassicurante, niente è cambiato davvero, è solo l'agenda a dettare i tempi. La seconda, più ruvida, la coppia è in fase di riflessione, attenta a ogni passo, lontana dai clamori perché c'è da capire cosa succede quando gli impegni diventano un terzo incomodo. Indizi? Pochi, trattenuti, fragili, la pausa social di Dimet, rientrata senza fanfare, lo stile misurato di Khan, che scrive molto sul lavoro e quasi nulla sul resto. Khan, da sempre, custodisce i suoi sentimenti come si protegge un set da occhi indiscreti. Ha imparato che le passioni raccontate troppo spesso finiscono per essere travisate. Per questo le sue parole arrivano con il contagocce, inquadrano il mestiere, alludono alla dedizione e lasciano al non detto la responsabilità del resto. È un enigma che affascina e irrita, più tace, più il mondo chiede. Eppure, è proprio in quel silenzio che molti leggono rispetto per una storia che vuole durare oltre i titoli ad effetto. Dimet, dall'altra parte, appare perfettamente centrata. La sua carriera abbraccia più linguaggi, danza, canto, recitazione, eventi dal vivo. È una professionista che conosce il prezzo dell'esposizione e i rischi di confondere il palco con la casa. Il suo momentaneo ritiro dai social ha acceso i radar dei curiosi, ma il ritorno è stato elegante e selettivo. Foto di lavoro, piccoli scorci senza mai tradire la privacy. Un equilibrio difficile, soprattutto quando il pubblico chiede dichiarazioni e abbracci virtuali a ogni scatto. E allora arriviamo alla domanda che nessuno smette di ripetere: il nuovo anno li troverà distanti o più forti? I segnali non bastano a scrivere una sentenza, ma sono sufficienti a sostenere il romanzo del dubbio. Chi conosce i meccanismi dello showbiz sa che certe prove non si superano con un post. Servono tempo, scelte, sacrifici. Nel frattempo, ogni giorno nasce un frammento di narrazione, una foto in solitaria, un tag mancato, un commento trattenuto. Briciole che il web trasforma in pane. Intanto,
Calabac Labyrinth continua a macinare giornate intense, e Khan sembra infilarsi nel personaggio con la stessa dedizione con cui sfugge alle etichette. Dimet inanella tappe e palcoscenici, regala momenti calibrati, costruisce una stagione di successo. La domanda di fondo rimane: quanta vita resta dopo il lavoro, e quanto lavoro entra nella vita quando entrambi inseguono l'eccellenza? La coppia lo sta imparando sulla propria pelle, lontano dall'ovazione facile e vicino all'essenziale. C'è un'altra possibilità, sussurrano alcuni, che il loro silenzio sia un patto, una scelta di protezione reciproca. In passato, la narrazione pubblica li ha messi su un piedistallo e poi ha provato a farli cadere. Ora potrebbero aver capito che l'amore, per crescere, ha bisogno di stanze chiuse, non di piazze. È una tesi che ai romantici piace molto, se non lo mostrano, vuol dire che lo vivono davvero. Ma gli scettici ribattono: la modernità si racconta, e chi non si racconta forse si allontana. Il confronto tra presente e passato, inevitabile, non regala scorciatoie. Con Diletta, Khan ha vissuto la luce abbagliante del clamore, con Dimet ha cercato la luce calda della continuità. Eppure, oggi come allora, ogni gesto è scrutato. La differenza sta nella maturità con cui entrambi sembrano affrontare l'onda lunga delle voci, pochi colpi di scena, molte scelte sobrie, una resistenza che parla di crescita. Così, alla vigilia di un anno che potrebbe cambiare molto, i fan fanno il conto alla rovescia non per il brindisi, ma per un segno. Una foto rubata, una stories condivisa, anche solo una didascalia che dica «noi». Fino ad allora, ci si affida agli indizi. E gli indizi, a volte, ingannano, altre volte indicano un cammino che non ha bisogno di annuncio. In entrambi i casi, il tempo farà chiarezza, perché il tempo è l'unico gossipista che non sbaglia mai. Noi, qui su Celebrita dalla Turchia, continueremo a osservare senza invadere, a raccontare senza travisare. Se ci sarà un riavvicinamento pubblico, lo vedremo. Se la distanza dovesse invece allargarsi, lo capiremo dagli stessi dettagli che oggi ci confondono. Nel frattempo, resta l'immagine di due professionisti all'apice, che cercano di ritagliarsi un angolo di normalità tra jet lag e copioni. E ora tocca a voi. Secondo voi, Can Yaman e Dimet Özdemir stanno attraversando una pausa imposta dagli impegni, o stanno davvero scegliendo cosa salvare e cosa lasciare andare? Il capodanno senza foto congiunte è un capitolo o la fine del libro? Scriveteci cosa pensate, la vostra voce conta, perché questa storia l'avete seguita, amata, discussa. E come tutte le storie che scaldano il pubblico, merita di essere capita, non solo commentata. Restate connessi con Celebrita dalla Turchia per ogni sviluppo, tra set spagnoli, palchi europei e cuori che cercano una rotta comune. Qualunque cosa accada, lo scopriremo insieme, un post alla volta, un indizio alla volta. Iscrivetevi, attivate le notifiche, e preparatevi, la nuova stagione dell'amore secondo Khan e Dimet non è finita, sta solo scegliendo la sua prossima scena.